Ciao, in questo secondo video vi mostrerò come ho effettuato il primo boot della Pine64 sul robot Before. Semplicemente la Pine64 sarà alimentata naturalmente e collegata con il cavo di rete attualmente al router di casa e successivamente ci collegheremo tramite un PC, mi collegherò tramite un PC sempre collegato al router di casa in SSH verso la scheda per poter effettuare i classici aggiornamenti di sistema e per installare qualche programma, qualche prodotto che sicuramente ci ritornerà utile poi nelle fasi successive della costruzione del robot. Alla fine del video vi mostrerò come assicurarci che il comando shutdown sia stato eseguito correttamente e assicurarci che la scheda sia stata la scheda Pine64 si sia effettivamente spenta correttamente. Ok, vediamo un attimo il dettaglio del robot. Questa è la scheda dove ho montato la parte di alimentazione, una metafora su cui ho montato due step down. Uno è utilizzato al momento per regolare i 5 volt, l'altro dovrebbe funzionare per i 12 volt che poi serviranno per alimentare la Kinect Xbox per poter utilizzare le sue funzionalità di depth mapping. Qua dietro vediamo qualche dettaglio di connessioni di alimentazione. Poi qui ci sono i 3 sensori ultrasuoni, qua nascosta c'è la micronav con la micro bridge per controllare i motori, e poi in questa scatola, magari così si riesce a vedere un po' meglio, c'è la Pine64 montata. Ho usato una scatola semplicemente di quelle da alimenti, su cui ho praticato dei fori per poter rendere accessibili alcune parti della scheda, al solo scopo di poter proteggere dicevo, la scheda in se stesso, in modo da evitare di metterci le mani sopra quando magari era accesa, con scariche elettriche eccetera. Ok, proviamo ad accendere la scheda, quindi accendiamo l'alimentazione. Mettiamo l'alimentatore sui 12 volt circa, tanto anche un po' di meno, così, tanto per il momento c'è un po' più di rumore di fondo perché la ventola dell'alimentatore. Per il momento non mi serve utilizzare l'alimentazione della Kinect, quindi i 12 volt sono sufficienti. Ok, ho questo cavo di prolunga che ho utilizzato per collegarmi con l'alimentatore, lo inserisco qua nel jack apposito, dopodiché vado a collegare un cavo di rete sulla Pine64, l'apposito connettore. Ok, quindi è tutto collegato e siamo pronti ora per accendere la nostra scheda. Quindi utilizzo questo interruttore che ho posto qua a 2 posizioni, ed ecco qui che possiamo notare che il LED si è acceso, e se ci spostiamo verso l'alimentatore possiamo vedere che gli assorbimenti di corrente sono un po' variabili. Questo proprio perché in questo momento la scheda sta facendo il boot, quindi sta facendo una serie di operazioni che richiederanno più o meno corrente a seconda dell'attività che sta facendo. Bene, aspettiamo qualche minuto a questo punto e diamogli il tempo di compiere tutte le operazioni che sta facendo per il boot, e dopodiché proviamo a collegarci con, appunto, tramite il computer in SSH. Allora, come avevo accennato già nel primo video, userò per collegarmi alla Pine64 un computer su cui è installato Linux, per la precisione Ubuntu 16.04, che poi è esattamente la stessa versione installata sulla Pine64. Anche sul PC che sto utilizzando è già installato ROS, questo perché, come avremo modo di vedere poi, ROS è un sistema distribuito, quindi permette di collegare facilmente più dispositivi che usano appunto ROS tra di loro, e questo ci permetterà, cosa poi vedremo in seguito, di far girare sul robot le componenti principali che serviranno appunto per farlo muovere, per gestire sensori, motori eccetera, mentre sul PC remoto potremo invece seguire le applicazioni più pesanti, cioè quelle che richiedono componenti grafiche per poter monitorare il comportamento del robot.
Bene, allora adesso è passato qualche minuto, quindi proviamo ad aprire una finestra di terminale e da qui proviamo ad effettuare un ping verso la scheda utilizzando il suo nome, vediamo se lo risolve. Perfetto, allora vedete che la scheda viene riconosciuta come Pine64. A questo punto possiamo effettuare una connessione SSH con l'utenza Ubuntu sulla scheda .Pine64 senza dover utilizzare l'indirizzo IP che poi ogni volta magari potrebbe cambiare, utilizzare il nome più semplice. Quindi lanciando il comando vedete che ci viene chiesto di salvare la chiave, in questo caso basta digitare yes, questo viene chiesto solamente la prima volta. Ora ci viene chiesta la password dell'utente. La password naturalmente non si vede mentre viene digitata, quindi anche se se premete i tasti, non siete esperti di Linux, ma premete i tasti e non vedete niente, tranquilli. Ora vediamo semplicemente che c'è qualcosa e notiamo che prima eravamo su un prompt del mio PC, mentre adesso il prompt che si vede è quello della Pine64 e il comando LR ci ha appena listato il contenuto della home dell'utente Ubuntu. Dunque proviamo quindi a vedere di fare qualche aggiornamento del sistema, quindi una apt-get update, ci viene chiesto le credenziali perché stiamo facendo il sudo. Perfetto, si sono aggiornati tutti i riferimenti e adesso possiamo quindi fare un upgrade. Ok, sono quasi 3 giga di pacchetti da aggiornare. Bene, per il momento facciamo andare avanti veloce, non blocco, non salto il processo di aggiornamento, così magari avete un'idea potete dare uno sguardo di quello che sta succedendo. Ad esempio in questo caso ci chiede di definire quale encoding utilizzare per la console, diciamo che di solito io uso l'UTF-8, quindi vado avanti con l'UTF-8. Ok, mando il video avanti un po' veloce così non vi faccio attendere tutto il tempo che ci è voluto veramente. Naturalmente il tempo impiegato per fare questa operazione dipende dalla velocità della vostra connessione di rete, dalla velocità della scheda SD. Se poi state utilizzando la Pine64, le prestazioni della scheda saranno uguali sia per me che per voi più o meno. Non dovrebbero cambiare di molto. Perfetto. Allora, ha terminato l'aggiornamento e quindi a questo punto direi che possiamo provare a riavviare la scheda e facciamo semplicemente un reboot. Allora, quello che ci aspettiamo in questo momento è che a breve, appena finito di fare tutte le operazioni, veniamo scollegati dalla connessione SSH per tornare quindi al prompt, diciamo, di quello del PC. Ed ecco qui. Allora, come vediamo adesso il prompt è tornato quello del PC da dove siamo partiti a collegarci. Vediamo, allora rivediamo il comando di quel SSH, sempre indicando l'utente e il nome della scheda, il nome di rete che identifica la scheda, sempre la password e siamo di nuovo collegati sulla Pine64. Allora, a questo punto direi che possiamo provare a vedere se è il caso di installare qualche software che potrebbe risultare utile. Vediamo allora
Nano è un semplice editor di testo da console, infatti non è installato. Ok, no, installiamo prima questo. Quindi il comando apt get sempre la password, no scusate, install, apt-get install e poi il nome del software da installare. Sì, ok, adesso è andata. Ok, allora vediamo anche git, no, non è installato neanche git, anche lui può servire. Quindi solo apt-get install git. Ok, sì, ci chiede di conferma di installazione dei pacchetti. Lasciamolo andare un attimo. Perfetto, anche questo è stato installato correttamente. Proviamo a lanciarlo. Ok, è disposto. Proviamo a lanciare anche Nano. Prima non abbiamo lanciato, anche lui si apre. Ok, allora vediamo un altro programma che potrebbe essere sicuramente utile. Vediamo se è installato. Non c'è, pure mi sembrava di averlo visto. Forse era l'altra versione. Vediamo se c'è il Python 3 installato. Sì, il Python 3 è installato. Ok. Però potrebbe tornare utile anche il 2 per qualche cosa, quindi direi installiamo anche il 2, quindi sudo al solito apt-get install python. Sì, anche questo caso andiamo a conferma e aspettiamo un attimo. Ho lasciato volutamente tutto quanto il processo proprio per far vedere che cosa succede, perché molte volte vedo video interrotti che poi riprendono alla fine e magari non danno idea di quello che succede e quanto tempo soprattutto ci vuole. Infatti anche prima. Ok, allora adesso proviamo ad spengere la scheda. Come ho detto all'inizio del video, vedremo come capire che effettivamente la scheda si sta spegnendo nel modo corretto. Quindi il comando è sudo shutdown -h now. Diamo invio e come potete vedere il LED, che adesso è acceso in modo intenso, quello di alimentazione, tra un istante, ecco qua, si è abbassato di intensità e ci indica che è effettivamente spento. Bene, con questo è tutto. Se il video vi è piaciuto vi invito a mettere un like o eventualmente ad utilizzare la sezione dei commenti sotto il video per chiedere domande o qualsiasi tipo di chiarimento, qualche dettaglio in più se avete necessità. E il prossimo video vi mostrerò invece come installare ROS. Vedremo che seguendo la guida che è sul sito ufficiale sarà un'operazione molto semplice. Bene, a presto e al prossimo video.